Fermate tutto e concentratevi solo su questo momento. In questo episodio 41 scoprirete quanto siete davvero pronti per affrontare il quiz di teoria. Le prossime 30 domande saranno accompagnate dalla risposta corretta e da una spiegazione semplice e precisa, così da trasformare ogni dubbio in un'occasione per imparare meglio. Andiamo subito alla prima domanda. Il segnale raffigurato vieta di proseguire in quella strada. Falso. Il segnale raffigurato indica i passaggi consentiti ai lati di un ostacolo. Permette al conducente di passare sia a destra sia a sinistra dell'ostacolo, come un cantiere stradale, uno spartitraffico, un salvagente o un'isola di traffico. Non vieta di proseguire lungo quella strada. Occorre quindi scegliere uno dei passaggi indicati e superare l'ostacolo nel modo consentito. Il segnale raffigurato può presegnalare un casello autostradale. Falso. Il segnale raffigurato è un preavviso di fermarsi e dare precedenza. Avvisa che più avanti, a circa 320 metri, si troverà il segnale di stop. Il conducente deve iniziare a moderare la velocità per essere pronto ad arrestarsi e dare precedenza sia a destra sia a sinistra. Non presegnala un casello autostradale. Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km all'ora durante la guida comporta una perdita di punti sulla patente. Vero. Il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km all'ora comporta la perdita di punti sulla patente. Quando l'eccesso di velocità supera i 10 km all'ora e arriva fino a 40 km all'ora, è prevista la decurtazione di 3 punti. Questo serve a sanzionare una condotta pericolosa, perché una velocità non adeguata aumenta lo spazio di arresto e il rischio di incidente. Non bisogna confondere questa violazione con casi in cui è prevista solo una multa senza perdita di punti. Dovendo attraversare l'incrocio rappresentato in figura, il veicolo T transita per primo. Vero. Nell'incrocio rappresentato, il veicolo T transita per primo perché circola sui binari. Dopo il passaggio di T, può passare il veicolo A, che ha la destra libera. Il veicolo S passa per ultimo, perché per svoltare a sinistra deve dare precedenza al veicolo A che proviene di fronte. L'ordine corretto di passaggio è quindi T, A, S. Gli organi di traino di un veicolo non devono essere periodicamente lubrificati. Falso. Gli organi di traino del veicolo devono essere omologati, puliti e adeguatamente lubrificati. Non devono essere sgrassati con detergenti o benzina, perché devono funzionare correttamente durante il collegamento tra motrice e rimorchio. Devono anche consentire le normali oscillazioni verticali tra i due veicoli senza presentare giochi, deformazioni o incrinature. In caso di rottura non vanno riparati con saldature, ma sostituiti. I motocicli, avendo una ridotta sagoma frontale, sono meno visibili in distanza. Vero. I motocicli sono meno visibili a distanza perché hanno una sagoma frontale ridotta. Per questo i conducenti degli autoveicoli devono prestare particolare attenzione, soprattutto agli incroci, nel traffico intenso, e prima di aprire la portiera di un veicolo in sosta. Un veicolo a 2 ruote può sopraggiungere più facilmente senza essere notato subito. Durante il sorpasso è necessario mantenere una buona distanza laterale di sicurezza. La carreggiata è destinata alla sosta di emergenza. Falso. La carreggiata è la parte della strada destinata al transito dei veicoli, può essere a senso unico o a doppio senso, e può essere suddivisa in corsie. Non è destinata alla sosta di emergenza, che riguarda spazi diversi, come la corsia di emergenza o le piazzole quando previste. Non fanno parte della carreggiata le banchine, i marciapiedi e le piazzole di sosta. Su tutte le strade è vietato il transito dei veicoli che superano 10 metri di lunghezza.
Falso. La strada è un'area aperta alla circolazione di veicoli, pedoni e animali. Può essere a senso unico o a doppio senso e può comprendere carreggiate, banchine, marciapiedi e piste ciclabili. Da questa definizione non deriva un divieto generale di transito per tutti i veicoli che superano 10 metri di lunghezza. Eventuali limitazioni devono essere indicate da specifiche norme o segnali. Secondo le norme di precedenza, nell'incrocio rappresentato in figura, il veicolo O transita per ultimo. Vero. Nell'incrocio rappresentato, i veicoli L e H transitano per primi, perché percorrono la strada che gode del diritto di precedenza. Possono passare contemporaneamente, poiché le loro traiettorie lo consentono. Dopo di loro passa il veicolo B, che ha la destra libera rispetto al veicolo O. Il veicolo O deve dare precedenza a tutti gli altri e quindi transita per ultimo. Quando si circola in autostrada è possibile diminuire la distanza di sicurezza, in quanto non ci si aspetta una frenata improvvisa dal veicolo che precede. Falso. In autostrada la distanza di sicurezza non deve essere diminuita. Anche se la circolazione può sembrare più regolare, il veicolo che precede può frenare improvvisamente per traffico, ostacoli o situazioni di pericolo. La distanza deve essere adeguata alla velocità, alle condizioni del traffico, al meteo e all'efficienza del veicolo. Mantenere una distanza sufficiente permette di arrestarsi in tempo ed evitare il tamponamento. È consentito il sorpasso a destra nelle intersezioni regolate da semaforo, se il veicolo da sorpassare ha indicato di voler svoltare a sinistra ed ha iniziato la manovra. Vero. Il sorpasso a destra è consentito quando il veicolo da sorpassare ha segnalato l'intenzione di svoltare a sinistra e ha iniziato la manovra. In questo caso, anche in un'intersezione regolata da semaforo, il conducente può superarlo sulla destra se la manovra avviene in sicurezza. La condizione essenziale è che il veicolo davanti abbia chiaramente indicato e iniziato la svolta a sinistra. Il sorpasso a destra non è invece una manovra libera in ogni situazione. Il semaforo in figura indica lo svolgimento di una gara podistica. Falso. Il semaforo raffigurato è un semaforo pedonale e regola il passaggio dei pedoni sull'attraversamento. La luce verde consente ai pedoni di attraversare, mentre la luce rossa impone di non attraversare. La luce gialla fissa indica ai pedoni già impegnati nell'attraversamento di liberarlo rapidamente. Non segnala lo svolgimento di una gara podistica. Lo stato di shock può manifestarsi con improvvisa pronuncia di frasi e parole senza senso. Vero. Lo stato di shock è una condizione pericolosa dovuta a una forte riduzione dell'afflusso di sangue agli organi vitali. Può comparire dopo una forte emozione, una grave perdita di sangue, un trauma o un dolore intenso. Tra i sintomi possono esserci agitazione, pelle pallida, sudorazione fredda, brividi, battito frequente e anche improvvisa pronuncia di frasi o parole senza senso. L'infortunato va steso a terra, coperto e, se possibile, con le gambe leggermente sollevate. Il segnale raffigurato è posto a non più di 25 metri dall'incrocio. Falso. Il segnale raffigurato indica intersezione con diritto di precedenza. Preannuncia un incrocio, di norma a 150 metri, nel quale si ha precedenza sui veicoli provenienti dalle strade secondarie. Il conducente deve comunque moderare la velocità e accertarsi che gli altri veicoli siano effettivamente disposti a dare precedenza. Non viene posto a non più di 25 metri dall'incrocio e non indica una confluenza o corsie di accelerazione. Il segnale raffigurato presegnala un tratto di strada soggetto a forti raffiche di vento laterale. Vero. Il segnale raffigurato preavvisa un tratto di strada soggetto a forte vento laterale.
Le raffiche possono causare sbandamenti, soprattutto sui viadotti e all'uscita delle gallerie. In presenza del segnale bisogna procedere con prudenza e mantenere saldo il controllo del veicolo. Non obbliga a fermarsi e non vieta automaticamente il sorpasso, ma richiede attenzione e adeguata distanza laterale. La fermata è vietata sui dossi. Vero. La fermata è vietata sui dossi, perché in quel punto la visibilità può essere ridotta e il veicolo fermo può creare pericolo. Il divieto riguarda anche la sosta, poiché il veicolo non deve occupare una posizione rischiosa per gli altri utenti. Sui dossi e nelle curve, la presenza di un veicolo fermo può ostacolare la circolazione e rendere più difficile evitarlo in tempo. Il conducente deve quindi proseguire e scegliere un punto sicuro e consentito. In un incrocio regolato con circolazione rotatoria, i veicoli circolanti nell'anello possono effettuare manovre di retromarcia. Falso. Nelle rotatorie non è consentito effettuare manovre di retromarcia all'interno dell'anello. Il conducente deve procedere nel senso di circolazione previsto e mantenere una condotta prudente. Prima di entrare in rotatoria bisogna moderare la velocità e controllare il comportamento degli altri veicoli. La retromarcia nell'anello crea pericolo e ostacola la circolazione. Nel caso in cui, a un passaggio a livello, ci si trova ancora sui binari col proprio veicolo quando le barriere cominciano a chiudersi, se si sta trainando un rimorchio, occorre sganciarlo rapidamente e abbandonarlo sui binari per salvare almeno la motrice. Falso. Se a un passaggio a livello il veicolo si trova ancora sui binari mentre le barriere iniziano a chiudersi, bisogna liberare subito la sede ferroviaria. Se necessario, si deve anche sfondare la barriera per uscire dai binari. Non si deve sganciare il rimorchio e abbandonarlo sui binari, perché il pericolo riguarda anche il treno e le persone a bordo. Se il veicolo è bloccato e non può essere spostato, occorre far scendere subito i passeggeri e avvisare tempestivamente del pericolo. La striscia bianca laterale discontinua in figura delimita una piazzola di sosta. Falso. La striscia bianca laterale discontinua raffigurata non delimita una piazzola di sosta. La striscia bianca laterale discontinua in figura divide la carreggiata da una corsia di accelerazione o da una diramazione secondaria. Nei modi previsti, può essere sempre oltrepassata. Il delineatore raffigurato ha luce propria. Falso. Il delineatore raffigurato è un segnale complementare usato per evidenziare i margini della carreggiata. Si trova ai lati delle gallerie a senso unico e può essere utilizzato anche in presenza di deviazioni o strettoie. È un dispositivo retroriflettente, quindi riflette la luce dei fari dei veicoli. Non ha luce propria e non serve a dividere la carreggiata in corsie. La spia rossa contraddistinta dal simbolo in figura, se accesa durante la marcia, è in genere abbinata ad un segnale acustico in funzione. Vero. La spia rossa con il simbolo delle cinture di sicurezza indica che il conducente o un passeggero non hanno agganciato la cintura. Quando si accende durante la marcia, in genere è accompagnata da un segnale acustico. La spia si spegne solo quando la cintura viene correttamente allacciata. Non serve a regolare il pretensionatore e non deve essere disattivata con un comando. La responsabilità civile connessa al sinistro stradale è basata sul principio che ogni danno causato deve essere risarcito. Vero. La responsabilità civile auto si basa sul principio che ogni danno causato deve essere risarcito. Riguarda i danni provocati a persone, cose o animali, anche quando sono di lieve entità. Il risarcimento può essere pagato dal responsabile o dall'impresa assicuratrice. Questa responsabilità può gravare sul conducente e sul proprietario del veicolo, salvo casi particolari come l'uso del veicolo contro la volontà del proprietario.
Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di tara superiore a 7 tonnellate. Vero. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli che hanno una massa effettiva superiore a 7 tonnellate. Il divieto riguarda tutti i veicoli, non solo quelli adibiti al trasporto di merci. Un autocarro con tara superiore a 7 tonnellate non può quindi transitare. Il valore indicato si riferisce alla massa complessiva effettiva del veicolo, non al peso del solo asse più carico. La forza aderente aumenta se l'asfalto è coperto di ghiaccio. Falso. La forza aderente permette agli pneumatici di mantenere il contatto con l'asfalto e di opporsi allo slittamento. Aumenta quando l'asfalto è asciutto, pulito e rugoso. Diminuisce invece quando la strada è bagnata, sporca di olio, coperta di fango, foglie o ghiaccio. Su fondo ghiacciato, il conducente deve quindi procedere con particolare prudenza, perché l'aderenza è molto ridotta. Gli stivali ad uso motociclistico riducono gli effetti di distorsioni in caso di appoggio impreciso dei piedi e proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo. Vero. Gli stivali ad uso motociclistico proteggono piedi e caviglie durante la guida di veicoli a due ruote. Riducono gli effetti di distorsioni in caso di appoggio impreciso dei piedi e proteggono le articolazioni della caviglia dal freddo. Sono progettati anche per non sfilarsi facilmente in caso di caduta e per limitare le abrasioni sull'asfalto. Non vanno sostituiti con normali scarpe robuste o da trekking, perché hanno caratteristiche specifiche per la guida motociclistica. Il segnale raffigurato è un segnale di indicazione. Falso. Il segnale raffigurato indica passaggio obbligatorio a sinistra ed è un segnale di obbligo. Impone al conducente di superare l'ostacolo passando dal lato sinistro, lasciando l'ostacolo alla propria destra. Può riferirsi a un'isola di traffico, uno spartitraffico, un salvagente o un cantiere stradale. Non è un segnale di indicazione e non obbliga a svoltare a sinistra a un incrocio. Il segnale raffigurato preannuncia un semaforo con disposizione delle luci in verticale. Vero. Il segnale raffigurato è un preavviso di semaforo verticale. Avvisa che più avanti è presente un semaforo con le luci disposte in verticale. Il conducente deve moderare la velocità ed essere pronto ad arrestarsi se il semaforo lo richiede. Può trovarsi obbligatoriamente sulle strade extraurbane e anche nei centri abitati quando necessario. La presenza di uno dei due pannelli integrativi in figura indica la vicinanza di una o più curve particolarmente pericolose. Vero. I pannelli integrativi raffigurati indicano la vicinanza di uno o più tornanti. Si tratta di curve strette, a raggio ridotto, particolarmente pericolose e spesso con visibilità limitata. Il pannello può anche indicare una serie di tornanti, precisandone il numero. Di solito integra il segnale di curva o di doppia curva. Il segnale raffigurato indica l'ingresso di un ospedale. Vero. Il segnale raffigurato indica la presenza di un ospedale. Può segnalare l'ingresso oppure la direzione da seguire per raggiungerlo. In prossimità del segnale, il conducente deve evitare rumori molesti, perché si trova vicino a una struttura sanitaria. Occorre quindi procedere con attenzione e rispetto per l'ambiente circostante. Il segnale raffigurato vieta il transito agli autocarri di massa complessiva superiore a quella indicata. Falso. Il segnale raffigurato vieta il transito ai veicoli con massa per asse superiore a 2,5 tonnellate. Il divieto riguarda tutti i veicoli che superano quel limite sull'asse più carico, non solo gli autocarri. La massa da considerare è quella effettiva al momento del transito, non semplicemente quella indicata nei documenti del veicolo.
Non riguarda la massa complessiva del veicolo, ma il peso che grava su ciascun asse. La simulazione di oggi si chiude qui. Non guardate solo il risultato finale, guardate anche quanto state migliorando episodio dopo episodio. La vera differenza la fa la costanza, perché studiare ogni giorno rende il quiz sempre più chiaro e l'esame molto più affrontabile. Scrivete il vostro punteggio nei commenti, iscrivetevi al canale e tornate per continuare questo percorso insieme. Alla prossima!